La strada per mettere in sicurezza le forniture europee di minerali critici passa anche da Padova, sede di uno dei 47 progetti che la Commissione UE ha bollato come strategici per il futuro dell'industria e dell'economia del vecchio continente. 4 sono in Italia, uno, Circular Materials, punta a fare del capoluogo veneto un hub per l'approvvigionamento di risorse chiave come nichel, rame e iridio, grazie a un processo innovativo che unisce al disinquinamento dei reflui industriali provenienti da lavorazioni metallurgiche o chimiche il valore aggiunto del riciclo avanzato. Come? Con l'acqua. Utilizziamo una tecnologia che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, di cui deteniamo tutto il know-how impiantistico, i brevetti, che utilizza le proprietà uniche che ha l'acqua cosiddetta supercritica. L'acqua supercritica è acqua normale, semplicemente a condizioni di pressione e temperatura molto elevate, e in queste condizioni l'acqua acquista delle proprietà fisico-chimiche molto particolari e che ci permettono appunto di attuare il nostro processo. Il processo di sé è molto semplice, consiste nel mescolare in modo continuo un flusso di acqua contenente in soluzione questi metalli pesanti e iniettare in questo flusso di acqua inquinata, contaminata, dell'acqua ad altissima pressione e temperatura, supercritica appunto. Il mescolamento di questi due fluidi, acqua con metalli fredda e acqua ad altissima pressione e temperatura, fa sì che i metalli che sono disciolti nell'acqua inquinata precipitino in modo quantitativo come una polvere fina di questi metalli che poi può essere facilmente separata dalla parte acquosa e valorizzata direttamente come materia prima seconda. Un processo che funziona per tutti i metalli disciolti ed è applicabile a reflui provenienti da cicli anche molto diversi tra loro, dalla farmaceutica all'oil and gas. Il sistema insomma è scalabile e replicabile in qualsiasi contesto industriale. Da qui l'interesse dell'UE che, inserendo il progetto nella lista di iniziative strategiche, ha garantito a Circular Materials l'accesso a un regime speciale, con procedure burocratiche accelerate e accesso agevolato a canali di finanziamento europei. Oggi noi principalmente recuperiamo tutti quei metalli legati alla metallurgia e al trattamento superficiale, quindi rame, nickel, stagno, zinco, cromo, tutti i metalli preziosi, semipreziosi legati sia all'elettronica che al decorativo, quindi pensate ai gioielli, all'accessoristica, quindi metalli preziosi come oro, platino, palladio, rutenio, rodio, l'iridio, che è un metallo che viene utilizzato nella catalisi, pensate ad esempio ai catalizzatori per produrre l'idrogeno, che è un altro tema assolutamente strategico per la transizione energetica. Per questo l'UE ha inserito l'iridio e tutti i metalli del gruppo del platino, insieme ad altri, tra quelli recuperati dalla startup padovana come nickel e rame, nella lista delle strategic raw materials, gli elementi indispensabili per comparti chiave dell'industria europea, dal digitale all'automotive, passando per rinnovabili e aerospazio, metalli il cui approvvigionamento oggi dipende quasi esclusivamente dalle importazioni da paesi terzi, un rischio enorme oltre che un fardello in termini di competitività, motivo per cui, secondo il Critical Raw Materials Act, l'UE deve aumentare la propria autonomia puntando entro il 2030 a soddisfare con il riciclo almeno il 25% della domanda interna, una partita che la startup veneta vuole giocare da protagonista. Ad oggi noi abbiamo un sito operativo in provincia di Padova che è autorizzato per trattare 2000 tonnellate all'anno di questi rifiuti. L'obiettivo è di realizzare entro la fine del 2026, per renderlo operativo a inizio 2027, un sito che avrà una capacità di trattamento 10 volte maggiore rispetto a quello di Padova, per andare a servire inizialmente tutto il bacino industriale del centro-nord Italia e con l'ambizione anche di iniziare a lavorare su un altro tipo di matrice non liquida ma solida di rifiuti contenenti metalli critici e strategici ad alto valore aggiunto. Un esempio è la black mass dal trattamento di recupero e di smaltimento delle batterie al litio, ma ci sono moltissime altre matrici solide assolutamente interessanti, penso ad esempio alla catalisi, e che oggi non hanno dei percorsi di recupero e valorizzazione particolarmente efficienti. Il paradosso, che poi è l'intuizione alla base di Circular Materials, è che ancora oggi buona parte delle risorse strategiche recuperabili dai rifiuti non viene intercettata, come quelle contenute nei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche o come i metalli disciolti nei reflui industriali, che vista la loro natura altamente inquinante oggi vengono rimossi dagli impianti di depurazione e smaltiti in discarica come fanghi pericolosi. Quando abbiamo iniziato a ragionare sul paradosso
che è buttare via metalli ad altissimo valore aggiunto e trattarli come degli inquinanti assolutamente pestilenziali che vanno rimossi e buttati in discarica. Diciamo, il tema delle materie prime critiche non era così centrale nell'agenda europea, c'era il tema dell'energia, il focus era molto molto spostato. E quando poi, sfortunatamente, le tensioni e i conflitti globali hanno messo al centro il tema delle materie prime critiche e strategiche, diciamo, ci siamo trovati estremamente pronti a rispondere a quella che è stata la chiamata urgente della Commissione. Siamo il primo progetto che ha effettivamente recuperato e rimesso sul mercato delle materie prime e seconde in base a quello che era stato concordato nel Critical Raw Material Act. Un'iniziativa per ora dalle dimensioni contenute, ma che sta già dando un enorme contributo per sganciare almeno in parte l'industria italiana ed europea dalla necessità di acquistare risorse strategiche su mercati sempre più tesi, competitivi e in definitiva inaffidabili. La circolarità oggi è un tema soprattutto di sostenibilità economica, prima ancora che una bella parola legata all'ambiente, ai prati verdi, alle acque pulite. Per quanto parte imprescindibile delle nuove strategie di approvvigionamento di risorse critiche, il riciclo tuttavia non basterà da solo a soddisfare una domanda destinata a crescere esponenzialmente di pari passo con i processi di elettrificazione e digitalizzazione. Il riciclo per definizione insiste sulla parte che viene sprecata in una lavorazione o in un processo e per garantire la continuità industriale in Occidente e in Europa in particolare non si può prescindere da degli accordi a livello globale con i paesi che oggi hanno già la capacità di produrre materie prime dall'estrazione primaria. E questo necessariamente passa per un rasserenamento e una distensione a livello dello scenario geopolitico mondiale, altrimenti saranno tempi veramente bui e veramente critici per tutto quello che è il comparto industriale occidentale.